Ciao, salve a tutti! Quando il narcisista decide di chiudere con te, c'è un momento in cui il narcisista decide di chiudere con te e si tratta proprio di una decisione da parte del narcisista o semplicemente è un corso naturale per cui il narcisista prima cavalca l'onda dell'emotività dei primi momenti della relazione e poi via via il narcisista esaurirà i suoi slanci iniziali e il suo interesse iniziale per te, non supportato da amore ma da pura e semplice emotività, quando non da interesse materiale o esigenze di sopperire a una solitudine sentimentale. Il narcisista non è un decisionista in amore, in effetti si lascia portare, trasportare dalla corrente, dalla sua corrente. E parliamo allora di quando il narcisista si avvierà prima a svalutarti e poi a scartarti. Il narcisista arriverà a scartarti o a farsi scartare in seguito di una serie di ripetute conferme da parte tua, di certi atteggiamenti che portano poi il narcisista a decoinvolgersi emotivamente, perché la chiave è sempre qui. Uno di questi atteggiamenti è fare capire al narcisista che lo ami e magari anche follemente e magari glielo hai anche tranquillamente dichiarato. E questo è uno dei motivi che si agganciano anche all'idea che a un certo punto il narcisista si sarà formato di te. Un'immagine fissa, quella che io chiamo il fermo immagine di te, che il narcisista si forma di te da un certo momento della relazione e a quel punto sarà difficile che il narcisista trovi ancora interesse per te, perché il suo interesse per te a quel punto andrà sfumando. Certo, può spuntare anche una ex o più ex, o magari le incontrerà non proprio casualmente da qualche parte, anche se generalmente è il narcisista che va in cerca delle ex o di una nuova conquista. Però una delle perversità del narcisista sarà quella di attribuire a te eventuali motivi e cause del fatto che lui si sta defilando, che sta disertando la relazione oppure sminuirà la sua assenza. E tu ti troverai assalita da 1000 dubbi sul fatto che magari sei tu manchevole, per lo più e di solito non lo sei manchevole o così manchevole, a parte il fatto che di solito l'inizio dell'assentarsi del narcisista coincide con le tue conferme affettive e il fatto che magari tu avrai cominciato un po' ad accomodarti sulle attenzioni del narcisista, pensando che evidentemente lui sia veramente coinvolto da te, salvo che poi lui in realtà comincerà a defilarsi sempre più, lasciandoti con sensi di colpa e infiniti dubbi. Ma un uomo e una donna che sanno amare non fanno così, non fanno assolutamente così. Se c'è qualcosa che non va, la si dice. Non si tratta di un rapporto di lavoro per cui il principale, per una forma di soggezione, ci si può fare problemi a chiedere che cosa non va se c'è qualcosa che non va. Oppure manca quell'intimità tale per affrontare momenti di stanchezza, di crisi. Una relazione intima, sentimentale è tale proprio perché esiste una comunicazione a 360 gradi e non sarà certo una comunicazione formale o d'ufficio. E cosa c'è di più triste, a parte certamente le vessazioni, le angherie psicologiche, le bugie e così via, ma in termini qualitativi cosa ci può essere di più invalidante un rapporto intimo se non la mancanza di comunicazione, di intima comunicazione? E che senso ha un rapporto sentimentale ma anche di autentica amicizia se non c'è intima comunicazione? Le angherie e i soprusi sono inqualificabili naturalmente, ma è altrettanto triste, una cosa veramente plumbea, infelice, sconsolante, deprimente, quando non c'è un'intima ed autentica comunicazione. Tanto quanto una delle cose più importanti e cementanti è proprio comunicare, comprendersi quindi, capirsi, conoscersi, perché la conoscenza, una coppia, è quello che continuerà sempre ad esserci. Non significa che anche se si convive, per esempio, se ci si vede ogni giorno, l'altro diventa una specie di muro che non può più darci emozioni, ma è sempre lì, statico, inanimato.
che poi magari anche un muro, se lo amiamo perché è parte della nostra casa, ci potrà anche fare scoprire a volte qualcosa di nuovo, magari l'idea di metterci un nuovo quadro o di vederlo con luci diverse. E pensiamo quindi una persona, quante scoperte ci può dare e specie se l'amiamo. Sei d'accordo? Io ti abbraccio forte, grazie sempre della tua bellissima e straordinaria presenza e sempre felice di leggerti. Se hai piacere, possiamo approfondire la tua situazione personale avvalendoti delle mie conoscenze, della mia professionalità e della mia esperienza. A presto, ti abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao.